Salve, benvenuti, benvenute sul mio canale YouTube Astrotarotina, dove parliamo come sempre di astrologia, tarocchi e tanti argomenti interessanti. Oggi parleremo dei giorni della settimana. Beh sì, perché mi sono chiesta, ma i giorni della settimana da dove vengono, perché si chiamano così, perché la settimana è una settimana, eccetera, eccetera. Scopriremo in maniera molto semplice, come sempre, queste cose man mano che vi descrivo degli elementi. Ora, riunire un certo numero di giorni in una settimana risponde all'esigenza dell'essere umano di organizzare le sue attività. Ma la parola settimana da dove viene? Viene dal latino settimana, che vuol dire sette mattine, settimana, sette mattine. Nel bacino del Mediterraneo, nell'antichità, sia nell'antica Grecia che nell'antico Egitto, però si contava sulla base di 10, perché 5 e 5, 10 erano le dita di una mano. Il mese infatti era organizzato, quello che si chiama mese, era organizzato su base di 3 decadi, 3 volte 10 giorni. Quindi come si è passato invece alla settimana? Ma prima di rispondere a questa domanda, settimana e 7 giorni, prima di rispondere a questa domanda, solite raccomandazioni, pollice se il video vi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, scrivetemi via mail se desiderate approfondire per voi stessi, sia la parte astrologia che la parte tarocchi. Avrete la mia mail in basso alla descrizione, mariacristina.astrotarotto con una T alla fine a gmail.com, e andate a visitare e a scoprire la mia pagina Instagram che porta lo stesso nome. Bene, allora perché si è passati alla settimana di 10 giorni? Beh, bisogna andare a cercare non nel bacino del Mediterraneo, ma ancora più anticamente, nell'antica Mesopotamia, che è l'attuale Iraq, circa 3000 anni avanti Cristo, in cui i popoli nomadi usavano il calendario lunare per organizzare il loro ritmo di vita. Il calendario lunare perché? Perché la luna cambia grosso modo fase ogni 7 giorni, e quindi era molto semplice per loro cadenzare, ritmare le attività in questo modo. Quando però poi le popolazioni sono diventate sedentarie, non aveva tanto più senso il calendario lunare, aveva senso certo per i raccolti, aveva senso per una serie di altre cose, ma insomma piano piano si è arrivati all'organizzazione annuale basata su cosa? Sull'avvicendamento delle 4 stagioni, perché siamo nella parte dell'emisfero temperato in cui abbiamo le quattro stagioni, e quindi un calendario che è più solare sicuramente, che è basato sul Sole. Però è stata tenuta la tradizione della settimana di 7 giorni. Ma andiamo a vedere perché questi giorni sono collegati, vedremo, a certi pianeti. Allora, i primi astronomi dividevano gli astri in due categorie: gli astri cosiddetti fissi, cioè quelli che non cambiano la loro distanza e la loro posizione l'uno rispetto all'altro, qualunque sia il giorno dell'anno o del giorno della notte, queste sono chiamate le stelle, e poi gli astri chiamati invece erranti, quelli, cioè al contrario, che cambiano la loro posizione e la loro distanza gli uni rispetto agli altri nell'arco dell'anno e nell'arco del tempo. E questi sono quindi i pianeti. Pianeta, parola che deriva dal greco, che vuol dire appunto errante, cioè quindi sono degli oggetti celesti che si muovono gli uni rispetto agli altri. Questo avevano già osservato a occhio nudo, perché questi sono i 7 pianeti visibili a occhio nudo. A questi pianeti poi hanno associato delle caratteristiche, quindi delle divinità, e poi i romani associeranno i giorni della settimana. Tutto è cominciato effettivamente, almeno quello che sappiamo finora, con i Caldei in Mesopotamia, che si pensa abbiano organizzato i pianeti in un ordine, diciamo, rispetto alla loro rapidità di movimento, quindi dal più lento, che è Saturno, al più veloce, che è la Luna, collegandoli poi, come ho detto, delle divinità, cioè si sa già grazie alle tavole astrologiche babilonesi di Enuma, Anu e Enlil, che per esempio Venere era collegata una dea dell'amore che era Ishtar, oppure che Marte era collegato a un pianeta della guerra e degli inferi che è Nergal, oppure presso gli Assiri che Saturno era chiamato Shamash, e che Giove era collegato a un pianeta molto importante per i babilonesi che era Marduk.
Quindi vedete che già cominciano questi elementi. Ma per capire perché sono poi organizzati in questo modo, cioè in questo ordine, ecco, vi devo fare vedere questa immagine che ha un nome, l'eptagramma, cioè la stella a 7 punte, che è presente in molte tradizioni e culture, lo ritroveremo poi nel Medioevo, nell'alchimia, naturalmente. Sappiamo che 7 è un numero sacro, un numero mistico, ci indica la perfezione divina, la troviamo anche qui in tantissime culture, il 3 della triade, della Trinità, delle tre divinità, più il 4 degli elementi, gli elementi della natura che abbiamo già descritto in altri video che troverete su questo canale. 7 naturalmente sono questi pianeti, 7 giorni della settimana, 7 le note musicali, 7 gli arcangeli maggiori, insomma è un numero che ritroviamo in 7 chakra, ecco, cercavo anche l'altro elemento. E vediamo che qui i pianeti sono disposti nell'ordine che abbiamo già descritto, cioè dal più lento, che è effettivamente Saturno, al più veloce, che è la Luna. E poi esiste una correlazione basata su elementi tecnici, su elementi anche di approfondimento spirituale, esoterico, per cui questi pianeti sono stati già all'epoca antica collegati in questo modo, cioè dal Sole alla Luna, dalla Luna a Marte, Marte Mercurio, Mercurio Giove, Giove Venere, Venere Saturno, e quindi ritroviamo che cosa? L'ordine della settimana come lo conosciamo adesso, quindi domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Anche nella cultura ebraica troviamo naturalmente la settimana. Sappiamo che dalla Genesi che Abramo proveniva dalla Caldea, sappiamo anche che questa cultura è entrata in contatto all'epoca dell'esilio di Babilonia con le pratiche religiose babilonesi. Effettivamente nella Genesi che cosa troviamo? Che il mondo è stato creato in 6 giorni, il settimo giorno, ci dice nel Decalogo, era il giorno, quarto comandamento, del riposo. Così veniva creato Shabbat. D'altronde, però in questa cultura non si collegavano i nomi dei pianeti, delle divinità ai giorni, perché era proibito dal punto di vista religioso, ma si vede che Gesù muore nel giorno della preparazione del sabato, cioè vuol dire il venerdì, giorno in cui viene messo anche nel sepolcro, e che le donne vanno al sepolcro il primo giorno della settimana, che all'epoca era la domenica, perché effettivamente il primo giorno della settimana diventerà il lunedì solo nel III secolo. Quindi da dove derivano i nomi dei giorni della settimana? I romani hanno fatto come dire, creato questo collegamento dando i nomi delle loro divinità ai giorni della settimana. Quindi in ogni giorno troveremo la sillaba di, che vuol dire dies in latino, cioè il giorno in italiano, e quindi troveremo che il lunedì è il lunedies, il giorno della luna, lundi in francese, lunes in spagnolo, troveremo che il martedì è il giorno di martes dies, è il giorno di Marte, quindi mardi in francese, martes, il martes in spagnolo, troveremo che mercoledì è il giorno mercoridies, è il giorno di Mercurio, mercredi in francese, miércoles in spagnolo, troveremo che giovedì è Jovis Deis, cioè il giorno di Giove, jeudi in francese, jueves in spagnolo, venerdì è il venerdì, è il giorno di Venere, vendredi in francese, il viernes in spagnolo, e sabato invece qui torniamo alla cultura ebraica di cui abbiamo parlato prima, perché è il giorno di Shabbat, ma è anche il giorno di Saturno, come poi vedremo. Saturno che è stato ripreso invece in altre culture, in altre lingue, come per esempio in inglese, dove si dice Saturday, in cui si vede molto molto chiaramente la radice di Saturno. Domenica è Dies Dominicae, il giorno del Signore. Perché questo? Perché i primi cristiani quindi associano il culto del Signore al culto del Sole, sostituendolo.
cosa che invece viene mantenuta in altre culture. Per esempio abbiamo il Sonntag, giorno del sole in tedesco, abbiamo Sunday, il giorno del sole in inglese, in cui rimane questa radice appunto legata all'elemento della natura. Sì, in altre lingue che non siano le lingue romanze, le lingue neolatine, le lingue germaniche, per esempio, c'è questa associazione con delle divinità, con delle figure che hanno delle caratteristiche in comune con quelle che ho appena descritto. Allora, per quanto riguarda il lunedì, il martedì e il mercoledì, vi rinvio al video che abbiamo già girato, che già esiste, che troverete in francese ma sottotitolato, naturalmente anche in italiano potete attivare i sottotitoli, quindi andare a scoprire questi 3 giorni. Ricomincio qui con il giovedì che è il giorno di Giove. Giove è il grande benefico, eccolo qua. In astrologia il pianeta Giove è il pianeta più grande, mi indica la fortuna, l'espansione, quindi il successo, il denaro, le ricompense, il benefattore perché è legato anche all'ottimismo, alla capacità di sviluppare abbondanza, con grandi principi morali da seguire, associato anche al fatto di ampliare i propri orizzonti, studiare, approfondire. Quindi il giovedì è il giorno, io direi, della filosofia, il giorno in cui si può studiare, in cui possiamo approfondire il nostro bagaglio culturale, l'insegnamento dato o ricevuto, anche trasmettere agli altri ciò che ci è stato insegnato. E lo collegherei, ma come sempre è una proposta, lo collegherei all'imperatore, alla lama numero 4, perché l'imperatore è una figura assertiva che dà protezione anche, ma che ha successo, il self-made man, indica stabilità, l'elemento 4, competenza, e come Giove, il pianeta dell'espansione, del successo sociale, della realizzazione dei progetti, quindi è legato anche alla spiritualità e ai pensieri filosofici. Naturalmente, lo ripeto ogni volta, ma mi sembra necessario, queste sono delle proposte, poi ognuno di voi approfondire o cercare quello che vi sembra più consono, andare a studiare, a scoprire. Venerdì è il giorno di Venere. Allora, Venere sappiamo che è il pianeta dell'amore, del piacere, e quindi il venerdì è un giorno giusto per la socializzazione, ma anche e soprattutto per la cura di sé, il benessere. Venere è legata al fascino, alla grazia, ma anche al denaro, al lusso, e quindi è il giorno anche se volete fare un acquisto, oppure appunto se volete occuparvi di voi, del vostro corpo, con delle cure piacevoli, perché Venere è la dea dell'amore, del piacere, lo sappiamo, è collegata al colore rosa, al colore verde e anche all'elemento rame. Allora, come la troviamo nei tarocchi? Beh, insomma, anche qui ci possono essere tante proposte. Io vi propongo, voilà, questa e questa. Vi propongo queste 2 lame, ma è una proposta. La prima naturalmente è la stella. Beh, insomma, la stella è la speranza, è la fede, l'ispirazione, è anche la dolcezza, la realizzazione, la fiducia, l'armonia, l'amore. Io qui Venere gliela vedo una parte del significato di Venere. Poi anche naturalmente come nella carta dell'amore, dell'amante. Certo, qui c'è esitazione, incertezza, ma c'è proprio il tema dell'amore, della scelta, del libero arbitrio e dei sentimenti, quindi delle emozioni, ancora una volta, ripeto, dell'amore. E poi partiamo alla volta di quello che oggi chiamiamo il fine settimana, con il sabato. Sabato, quindi il giorno del Shabbat, ma sabato anche il giorno di Saturno. Saturno che è un pianeta severo, che ci indica la responsabilità, l'impegno, ci dà dei limiti, ma i limiti che ci aiutano a trovare delle regole da rispettare per strutturare la vita, per strutturare. E quindi il sabato potremmo dire che è il giorno migliore per affrontare compiti che necessitano un certo realismo, metodo, concentrazione. Io direi che è il giorno ideale per pianificare, per esempio, no? Anche se volete cominciare dei progetti a lungo termine, Saturno potrebbe aiutarvi, come potrebbe aiutarvi anche Giove, che è l'espansore, il successo con il giovedì. Naturalmente collegato a colori, sappiamo il nero, il blu scuro, il marrone scuro, insomma sono i giorni per chi voresse scegliere un modo di vestirsi.
E sicuramente la prima carta che mi viene in mente, che collegherei facilmente a questo giorno e a questo pianeta, è naturalmente l'eremita, che è la carta della prudenza, la carta della saggezza, anche della solitudine, della pazienza soprattutto, della discrezione, della maturità, scusate. Sono proprio la fede e la pazienza che aprono la via, che aprono la strada alla conoscenza e alla meditazione, collegato appunto a Saturno, che rappresenta Cronos, il tempo, il rigore, l'interiorità e, ripeto, la saggezza e la conoscenza. Complementare quindi la carta del giovedì di Giove. E poi finiamo con la domenica, che è il Dies Dominica, il giorno del Signore. Appunto, l'ho già spiegato, i primi cristiani sostituirono il culto del sole con il culto del Signore di Dio, domingo in spagnolo, e abbiamo detto che sia in inglese che in tedesco con Sunday e Sonntag invece hanno mantenuto questa relazione con l'elemento sole. Allora, il sole, che cos'è il sole? Qui lo vediamo bene. Sì, lo vediamo. Bene, il sole, beh, è sinonimo di vita, è sinonimo di luce, di calore. La vita sulla Terra è possibile perché c'è il sole, quindi è sinonimo di energia, di creatività, di vitalità. Quindi, per estensione, la domenica è il giorno in cui possiamo ricaricare le batterie, in cui giochiamo, c'è gioia, c'è leggerezza, ed è l'unico giorno in cui ci occupiamo di noi stessi, cioè è un giorno di riposo e se lavoriamo, lavoriamo per noi stessi. Quindi il consiglio è di riempirsi la domenica di attività che aiutano a coltivare la personalità, a migliorare la nostra autostima legata ai colori oro, giallo e arancione. Naturalmente la carta che viene spontaneamente in mente è la 19, che è proprio il sole, vedete? Che rappresenta lo splendore personale, il successo, la luce, la felicità, la gioia, ma anche la generosità in questo rapporto fra le due figure in cui una accompagna l'altra, sicuramente la realizzazione, anche qui il successo, l'ambizione, anche gli onori e la gloria. Sempre questi sono dei suggerimenti, poi potete andare oltre, potete cercare i vostri propri collegamenti, e per concludere vi propongo una pratica anche qui molto semplice, cioè riascoltate il passaggio ogni giorno della settimana, riascoltate il passaggio che concerne quel giorno lì, guardate le carte che vengono proposte o trovatene altre e dopodiché meditate, riflettete, osservate, sempre senza giudicare, e osservate, prendete anche nota se volete, osservate quello che emerge, osservate come riuscite a collegare razionalità e sentimento, logica e intuito, per esempio. E questo che cosa vi porta? Ci sono dei giorni che vi piaceranno di più, dei giorni di meno, oppure questa stessa sensazione potrà cambiare nel corso delle settimane. E come sempre vi lascio questa volta non con una frase ma con una citazione di un poema di Wisława Szymborska, che è una delle mie poeta, come diceva Cavalli, grande poeta Cavalli, preferita, che si intitola Nulla accade due volte. È un pezzettino, qualche riga, di questa poesia, che dice: non c'è giorno che ritorni, non due notti uguali, né due baci somiglianti, né due sguardi tali e quali. E con questo vi auguro che i vostri giorni siano tutti diversi uno dall'altro e pienissimi di sorprese, di gioia e di bellissime cose. Grazie di avermi ascoltato. Solite raccomandazioni, pollice se il video vi è piaciuto, condividete con altri, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina delle notifiche, potete scrivermi a mariacristina.astrotarot con una T finale @gmail.com. Chiaramente rispondo a tutti. Se avete voglia, bisogno di approfondire degli aspetti in astrologia e tarocchi, sono qua, e andate a scoprire, se non l'avete ancora fatto, il mio profilo Instagram che porta lo stesso nome, Astrotarotina. Grazie, a presto!